Sicuramente il mal di schiena è una patologia che interessa tutta la colonna vertebrale, quindi può essere interessata sia la colonna cervicale che dorsale che lombare. Per lombalgia invece intendiamo un dolore prevalentemente a carico della colonna lombare. Per essere più precisi, lombalgia non è una patologia, ma è un sintomo. Se quando abbiamo l'interessamento del dolore lungo la gamba, quindi con o una cruralgia, quando il dolore è irradiato lungo la faccia anteriore della gamba, o la sciatica o sciatalgia, quando il dolore interessa la parte posteriore della gamba, quasi sempre c'è un interessamento delle strutture nervose a livello della colonna vertebrale. Quindi un interessamento delle radici nervose che provocano un dolore o un fastidio, un formicolio, lungo il decorso di queste strutture nervose lungo la gamba. Assolutamente sì. La lombalgia comune, o come viene chiamata in terminologia anglosassone il low back pain, è una patologia molto frequente, è una patologia idiopatica, quindi cosa si intendiamo per idiopatica? È una patologia non specifica, in cui le cause precise non si sanno. Questa patologia è molto frequente e rappresenta il 90% di tutte le lombalgie. Raffigura sicuramente il disturbo osteoarticolare più frequente, interessa almeno il 50% della popolazione adulta in età lavorativa ed è una delle principali cause di accesso da parte dei pazienti alla medicina generale, quindi al medico di base. No. Quando all'origine del mal di schiena non c'è una patologia direttamente correlata alle strutture della colonna vertebrale, quindi a un disco, a un corpo vertebrale, come può essere ad esempio una frattura osteoporotica, in tutte le altre patologie il riposo non è consigliato, anzi possiamo dire quasi con certezza che il riposo è controproducente. Quindi quando insorge un mal di schiena acuto, bisogna cercare di limitare proprio ai primissimi giorni il riposo e dopo, appena possibile, iniziare a muoversi e a non rimanere a letto, ad esempio. Il riposo infatti è controproducente perché non fa altro che indebolire ancora di più una muscolatura che già di per sé è in difficoltà e renderla più debole ancora. No. I FANS, o quindi i comuni farmaci antinfiammatori, sono indicati esclusivamente nelle fasi iniziali del dolore, quindi i primi giorni. Successivamente non c'è evidenza che siano efficaci, anzi sono controindicati, in quanto possono essere fuorvianti, il paziente sente meno dolore e può fare dei falsi, chiamiamoli falsi movimenti, e peggiorare la sintomatologia dolorosa. No, il mal di schiena che moltissime persone hanno al risveglio alla mattina non è dovuto sicuramente al materasso, ma è dovuto a posizioni errate e prolungate durante la notte. Il materasso sicuramente è importante, ma non è di fondamentale importanza. Sicuramente sì. Il medico di riferimento per il mal di schiena è il fisiatra. Se un paziente seguito dal proprio medico di base ha problematiche di tipo gastroenterico o cardiologiche e il suo medico di base non riesce a risolvere queste problematiche, sicuramente lo invierà a o un cardiologo o un gastroenterologo. Sicuramente non sarà inviato direttamente in prima battuta a un cardiochirurgo o a un chirurgo generale. Quindi la stessa cosa vale per il mal di schiena. Se
in prima battuta il paziente viene indirizzato a un medico che si occupa di patologie vertebrali, come può essere il fisiatra. Sarà questo che, se ci sono indicazioni successive di carattere chirurgico, invierà il paziente a un ortopedico o un neurochirurgo. Sì, il fumo di sigaretta è sicuramente dannoso per la muscolatura e quindi per il mal di schiena, causando ipossigenazione ai tessuti, quindi minor apporto di ossigeno ai tessuti, rende più facile le contratture a livello della schiena. Vero, le scarpe con tacchi superiori ai 4-5 cm sono sicuramente dannose per la nostra colonna vertebrale. Questo cosa porta? Porta durante la fase del cammino un continuo spostamento anteriore del nostro baricentro e per compenso avremo un aumento della lordosi, quindi della curvatura lombare. Questo a lungo andare porta a delle contratture costanti a livello della nostra colonna vertebrale e quindi al mal di schiena.